In questo video, che fa parte della serie sui pronomi relativi, vedremo le regole fondamentali per usare bene che, cui e quale. Quindi mi riferisco a frasi come la ragazza che abita con te, il libro di cui mi hai parlato, il treno sul quale ho viaggiato. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Questo video sui pronomi relativi in realtà lo avevo già fatto molto tempo fa, ma era in inglese e quindi lo rifaccio in italiano per chi preferisce guardarlo in italiano. Per chi invece preferisse guardarlo in inglese, il link lo trovate qui in alto oppure nella descrizione qui sotto. Per usare bene che e cui, la cosa fondamentale è capire bene la differenza fra soggetto, complemento oggetto e qualsiasi altro complemento indiretto introdotto cioè da una preposizione. Prendiamo queste tre frasi. La ragazza abita con te. In questo caso la ragazza ovviamente è il soggetto del verbo abitare. Hai comprato la macchina. La macchina naturalmente è il complemento oggetto del verbo comprare. Da notare che non c'è una preposizione fra il verbo hai comprato e il complemento oggetto la macchina. Quindi da un lato abbiamo questi due casi, soggetto e complemento oggetto. Dall'altro invece abbiamo tutti quei complementi indiretti che saranno appunto introdotti da una preposizione. Non importa sapere che complementi sono tutti complementi indiretti. Mi hai parlato di un libro, preposizione di. Sono uscito con una ragazza. Lavoro per una ditta americana. Ho dato le chiavi a una signora. In tutti questi casi abbiamo un complemento introdotto da una preposizione di, con, per, a. E ovviamente ce ne possono essere tante altre. Ora, quando il pronome relativo rappresenta un soggetto o un complemento oggetto, si usa sempre che. Non importa se si riferisce a un oggetto inanimato o a una persona. Non importa se è maschile o femminile. Si usa sempre che. Possiamo per esempio formare delle frasi relative con quei due esempi di prima. Ho visto la ragazza che abita con te. Che si riferisce alla ragazza ed è il soggetto del verbo abitare. Ho visto la macchina che hai comprato. In questo caso che si riferisce alla macchina, un oggetto inanimato, e in questo caso è il complemento oggetto del verbo comprare. Quindi in tutti questi casi, quando che rappresenta il soggetto o il complemento oggetto, che sia un oggetto inanimato o che sia una persona, si usa sempre che e non si può assolutamente usare chi. A chi ho dedicato quest'altro video. Quando invece mi riferisco a qualcosa introdotto da una preposizione, cioè a un complemento indiretto, devo usare cui. Userò la stessa preposizione e poi cui, che può riferirsi a una persona o a un oggetto inanimato. Proviamo a formare delle frasi relative con gli esempi di prima. Mi hai parlato di un libro può diventare ho letto il libro di cui mi hai parlato. Sono uscito con una ragazza può diventare mi ha telefonato la ragazza con cui sono uscito. Lavoro per una ditta americana potrebbe diventare la ditta per cui lavoro è americana. E ho dato le chiavi a una signora potrebbe diventare ho dimenticato il nome della signora a cui ho dato le chiavi. Come si vede cambia la preposizione di, con, per, a, ma cui non cambia mai. Può riferirsi, come ho detto, a una persona, a un oggetto inanimato, maschile, femminile, singolare, plurale, non importa. Cui non cambia. L'altra cosa importante è che, come si è visto in questi esempi, la preposizione si mette immediatamente prima di cui. Non si può mettere la preposizione alla fine della frase, come si può fare per esempio in inglese. In questo video non parlerò di costruzioni più complesse e francamente non molto comuni, come ho rivisto la ragazza il cui fratello veniva a scuola con me. Se interessa si può sempre fare un altro video su queste costruzioni più complesse e anche su altri usi di cui un po' più complicati, un po' più avanzati, diciamo.
fatemelo sapere se interessa. Come ho detto, in questo video mi interessano solo i punti fondamentali che riguardano le proposizioni relative, e con questi due pronomi, che e cui, abbiamo coperto tutti i casi. Sono sufficienti questi due pronomi. E come abbiamo visto, cui è abbastanza semplice da usare, perché non cambia mai, ma è importante avere ben presente la preposizione, ed è questo che ogni tanto può creare problemi. Quando per esempio diciamo ho bisogno di un favore, non ci sbagliamo, usiamo bene quella preposizione di. A meno che non siamo di Milano, ma questo è un altro discorso. Normalmente usiamo la preposizione di e diciamo appunto ho bisogno di un favore, e non ci sbagliamo, probabilmente perché abbiamo sentito questa forma tante altre volte. Ma quando vogliamo girare questa frase, capovolgere questa frase e usarla nel contesto di una frase relativa, è facile confondersi. E magari sentiamo qualcuno dire non è questo il favore che ho bisogno, invece di non è questo il favore di cui ho bisogno. E effettivamente nella lingua parlata molti tendono a evitare l'uso di cui. Non so perché, forse perché è percepito come un po' troppo formale e quindi magari si preferisce costruire la frase in maniera diversa, dire qualcos'altro con lo stesso significato, oppure a volte si sente l'uso di che al posto di cui. Pochi giorni fa, guardando un video su YouTube, un video di sport, ho sentito questa frase. Lukaku è un giocatore che il Chelsea vuole liberarsene. Ora si dice liberarsi di qualcuno e quindi la frase dovrebbe essere Lukaku è un giocatore di cui il Chelsea vuole liberarsi. Quando parliamo, ovviamente non sempre facciamo frasi grammaticali. Non è il caso di scandalizzarsi se sentiamo una frase del genere o di chiamare la polizia della grammatica o di smettere di seguire quel canale YouTube. È normalissimo fare frasi non grammaticali, ma per chi impara l'italiano, secondo me, è comunque importante imparare la regola, tra virgolette, giusta, cioè imparare, in questo caso, come si dovrebbe dire, come si dovrebbe formare quella frase, per poi anche capire quando un parlante madrelingua, per qualsiasi motivo, decide di non rispettare quella regola. Passiamo a il quale, che si può usare al posto di cui. In alcuni casi non molto comuni si potrebbe usare anche al posto di che, ma come ho detto qui voglio toccare solo i punti fondamentali e quindi non parlerò di quei casi. Parlerò solo di il quale come alternativa a cui. Ora si usa l'articolo, appunto ho detto il quale, e esiste un singolare, quale, che va bene sia per il maschile che per il femminile, e un plurale, quali, che anche questo va bene sia per il maschile che per il femminile, ma fra maschile e femminile bisogna cambiare l'articolo. Quindi in tutto abbiamo 4 forme: il quale, maschile singolare, la quale, femminile singolare, i quali, maschile plurale, e le quali, femminile plurale. Una di queste 4 forme con l'articolo può sostituire cui e quindi si mette subito dopo la preposizione. Naturalmente bisogna tenere presente che con alcune preposizioni, in particolare con a, di, da, in e su, bisogna unire la preposizione all'articolo e quindi bisogna conoscere anche le preposizioni articolate. Quindi possiamo dire ho letto i libri di cui mi hai parlato, oppure ho letto i libri dei quali mi hai parlato. Uso i quali perché si riferisce ai libri, maschile plurale. È stata ritrovata l'automobile con cui i ladri sono fuggiti, oppure l'automobile con la quale i ladri sono fuggiti. Il treno su cui viaggiavano è partito in ritardo, il treno sul quale viaggiavano è partito in ritardo. Come si vede, forse quale è un po' più difficile da usare, perché abbiamo 4 forme con l'articolo, il quale, la quale, i quali, le quali, mentre dall'altra parte abbiamo solo cui, quindi 4 forme con l'articolo e ogni volta che le usiamo ci dobbiamo chiedere se ci stiamo riferendo a qualcosa di singolare, plurale, maschile o femminile, mentre quando usiamo cui
non ce ne preoccupiamo. E i miei studenti mi chiedono spesso, va bene, ma allora che cosa è meglio usare? È meglio usare quale o è meglio usare cui? Forse ce n'è uno più formale, uno meno formale? In realtà no, si possono usare indifferentemente in qualsiasi contesto, quindi scritto, parlato, formale, informale, si può usare il quale, la quale, i quali, le quali, oppure si può usare cui. E l'altra domanda che mi sento fare spesso è: qual è più comune? Che cosa usano di più gli italiani? E qui facciamo rispondere al nostro Luca Serianni, che nella sua grammatica scrive: come soggetto e soprattutto come oggetto, la forma composta è molto meno comune di che. E questo è il caso che ho scelto di non trattare in questo video. Ho detto che in questo video usiamo il quale, la quale, i quali o le quali solo per sostituire cui e non per sostituire che. Perché, come ci dice Serianni, è molto meno comune. Ma veniamo alla parte che ci interessa. Come complemento indiretto, la forma composta è invece altrettanto comune di cui. Altrettanto comune. Quindi possiamo stare tranquilli, possiamo usare indifferentemente cui oppure una di quelle 4 forme composte. Per vedere invece come si usa il che, puoi guardare quest'altro video, mentre in questo parlo dell'uso del pronome chi. Grazie per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video, lasciami un bel pollicione e se non sei già iscritto, puoi iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!